Bella a tutti ragazzuoli, bentornati in un nuovo video. Oggi andiamo alla scoperta di alcuni baghettini, tra virgolette, di Le Mans Ultimate. Ho appena chiuso un giro a Monza, curva grande, quindi senza la prima chicane, in 39,8, appunto perché mi sono detto basta, stamattina voglio capire come vanno sti alieni a fare sti super tempi. E allora ho cominciato a fare degli esperimenti e ora vi faccio vedere un pochino quello che è stato il giro che ho fatto 39,8. Quindi andiamo sul replay, perché finalmente ho capito più o meno che cosa è cambiato e perché non riuscivo più ad avere quelle prestazioni che avevo prima, e diciamo chi arrivava da assetto corsa competizione non si trovava più in difficoltà, ma bensì ci surclassava. Quindi iniziamo da curva 1, lascio qua gli input dei pedali sulla destra e vi faccio vedere quale tipo di frenata bisogna adottare. Vedete, qua si frena dove c'è il segnale sotto al ponte, più o meno dove c'è il guardrail arancione, vedete, sotto al ponte. Meglio anticipare un pelino, perché poi vi spiego perché bisogna anticipare un pelino le frenate, e in pratica si va ad iniziare l'inserimento della curva con il freno al 100%. Ecco, questa roba qui, iniziare l'inserimento della curva, vedete, ecco, il volante non si vede dall'interno della macchina ma si vede da qui, vedete questo segnetto blu vuol dire che sto ruotando il volante, ok? Quindi iniziare l'inserimento della curva col pedale al 100%, stile assetto corsa competizione, perfettamente assetto corsa competizione, guardate quanto volante ho dato, e fare il trail braking solo dopo. Ecco, questa cosa l'aggiornamento precedente era impossibile da fare, anche tenere il pedale del freno al 100% era veramente complicato, appunto perché l'auto sballottola continuamente e subisce appunto degli strattoni a destra e a sinistra che destabilizzano totalmente la vettura, e in automatico si va ad allungare la frenata. Quindi l'ABS non era un pro, ma era un contro. Cioè fare intervenire troppo l'ABS non era un pro, ma era considerato un contro. Ok, qui ovviamente una volta presa la corda, guardate che bella corda, cordolo, e si va tranquillamente a sfruttare tutta la parte esterna. E qui avviene un'altra cosa stile ACC che prima non succedeva, ovvero puntare, vedete come freno al 100% e già indirizzo la vettura verso la curva. Vediamo se si vede qua. Ecco, qua sto frenando al 100% e sto girando nel frattempo. Sfrutto questa specie, non so che come chiamarlo, bug, non lo so, escamotage, exploit. Comunque sfrutto questa situazione per fare una frenata al 100% e un trail braking molto veloce, questa curva. E non solo, bisogna anche riuscire, ecco, appunto in questa curva specifica, a far partire leggermente il culo stile Yahoo. Vedete come parte leggermente il culo, e poi dare tutto il gas per continuare la rotazione e sfruttare tutta la pista, ok? E fino a qua ci siamo, perché è una cosa che si può fare, però farla anche in l'Esmo 2, guardate qui, guardate che sorta di frenata, 100% di frenata all'Esmo 2, guardate quanto tengo il 100%, è una cosa impensabile che non succedeva prima assolutamente su Le Mans Ultimate. Tengo il 100%, faccio al solito il trail braking e vedete qua do un altro pizzichino sul freno per indurre la vettura a ruotare, poi giù tutto il gas e uscire ovviamente in rotazione e sfruttare tutta la pista. Quindi questo per ora è come si guida su Le Mans Ultimate per quanto riguarda le GT3. Andiamo a vedere la parabolica, stessa cosa qui, si frena dove c'è il cartello dei 100 metri circa, frenata al 100%, vediamo se qui il volante lo giro prima ancora di sganciare, quindi di fare un trail braking corretto, vedete? Stessa identica cosa qui, cioè si inizia a ruotare. Aspetta, ve lo faccio vedere con la pausa.
ecco, inizio a dare volante, guardate quanto volante do, eccolo qua, inizio a dare volante prima ancora di togliere il piede sul freno, perché la macchina, non capisco per quale motivo, in questa situazione di stress sulle ruote anteriori, di frenata, di sbilanciamento, frena di più. Quindi frena di più in questo modo. Poi sempre la stessa situazione tra il braking corretto, traiettoria corretta. Qui addirittura vedete effetto Yahoo, l'auto che perde leggermente il posteriore ruota. Ok, qua poi giù tutto il gas e qui si va a cercare una traiettoria molto particolare che non mi sarei mai aspettato. Per fare il tempo bisogna andare a prendere il cordolino che c'è qui, il primo cordolino che troviamo nella curva di destra, vedete come vado a cercare proprio il cordolo come traiettoria corretta, ok? Cordolo qui, il secondo cordolino non si prende, il secondo bump non si prende, e poi andiamo a tagliare ovviamente la chicane sui cordoli nell'ultima parte. Guardate, questa qua, vabbè, questa qua è una cosa normale perché questa si fa bene. Questa invece non me l'aspettavo che poteva essere una traiettoria corretta, perché io prima circumnavigavo diciamo la linea bianca, appunto perché questo cordolo qui è pericolosissimo, perché è tipo un cordolo a cunetta, se ci vai a mettere le ruote sopra la macchina si sbilancia, quindi cercavo di passare sulla linea bianca e ho scoperto, ovviamente guardando chi l'ha fatto prima di me, che questa traiettoria con le due ruote sul cordolo e le due ruote sull'asfalto è una traiettoria molto più veloce rispetto all'altra, e quindi l'ho adottata anch'io come traiettoria corretta. Ma secondo me nella realtà quel bump lì, a parte che non c'è più con la nuova versione di Monza, ma chi si rischia a prendere quel bump lì? Ma ora vi spiego perché si può fare tutta sta roba. Andiamo all'ultima curva. Ok, l'ultima curva si supera il cartello nero, quello delle bandiere, vedete? Subito dopo frenata al 100%, stessa situazione. Vedete come già vado a cercarmi un po' di volante, vedete? Quindi la prima parte della frenata la faccio al 100% e ruoto il volante, e ragazzi la macchina frena di più. Poi cerco la rotazione, come ho fatto in tutte le altre curve, cerco la rotazione appunto cercando di perdere leggermente il culo della vettura, do giù tutto il gas e continuo la rotazione appunto e cerco la traiettoria migliore in uscita, vedete? E ovviamente prendendo velocità poi sul rettilineo vado a chiudere in 39,8. Potevo fare anche 39,7. Questo è uno dei primi giri che chiudo dopo aver sperimentato questo tipo di guida. Adesso ve lo faccio vedere tutto on board. Lasciamo solo gli input. Nel frattempo qua due si sono spinnati. Ok, sulla BMW le marce si tirano veramente fino al quasi veramente arrivare al levitatore, perché se no un pochino muore sotto ai bassi, quindi bisogna tirare veramente le marce. Ci tengo a precisare che non ho avuto scia in questo giro, quindi non è un giro dove si guadagnano 2 decimi su questo rettilineo con la scia, è un giro proprio pulito. Guardate qui, cartellone rosso, frenatona, e vado a cercare il cordolo. Faccio saltare l'auto sul cordolo a destra e a sinistra, tutte e due, e mi preparo per la Lesmo 1. Frenata forte e nel frattempo giro. Vedete come faccio ruotare la macchina? Stessa cosa qui, vedete come ruota la macchina in uscita. Nel frattempo mi preparo mentalmente la Scari si frena al cartello dei 100 metri, dalla quinta si passa alla terza, e poi stessa cosa, ma non si aggredisce il cordolo, il primo cordolo, guardate, vedi, ci passo un po' più all'esterno ma si aggredisce questo. Traiettoria perfetta, l'auto non si è scomposta di 1 millimetro, e adesso mentalmente mi vado a preparare anche la parabolica. Cartello nero, frenata forte, 2 marce. Yahoo, vedete come gira l'auto?
e poi rettilineo e andiamo a chiudere il giro. Ora vi spiego come si può avere questo tipo di guida, perché col setup originale, cioè con quello che voi trovate quando entrate in game, dobbiamo rimettere la roba, eccola qua. Allora, col setup originale non si riesce a fare quanto muto LMU. Ok, così vi spiego un po' di robette. Ok, allora, 12 litri per fare 3 giri. LMU è buggato. Cioè io ho provato anche ad utilizzare TC a 0 e la macchina la riesco a tenere tranquillamente. Cioè dopo che la gomma va in warm up il primo giro, ma neanche mezzo giro, si può girare anche con TC0. Ok, alcune volte però non è conveniente girare con TC0 appunto perché se la macchina perde troppo grip e inizia a scivolare troppo si perde del tempo. Quindi per quanto riguarda il tempo sul giro ho messo 1-1-1. Ma già 1-1-1 è buggato, le mani ultimate è buggato, non si può fare così. Cioè abbiamo aggiustato una cosa e ne abbiamo spasciate 10, anche perché vi ricordo che ho provato nel video precedente anche alla meno 2 e alla meno 2 funziona tranquillamente. Appunto perché secondo me hanno sistemato il grip, ma ne hanno messo talmente tanto che adesso la macchina va con TC a 0 e alla meno 2. Ok? Ma comunque, noi siamo qui a spiegare come in questo momento storico si può riuscire a fare meno di 40, quindi 39,8 ho fatto io qui a Monza curva grande. Un'altra cosa importantissima, cosa succedeva prima e cosa ho cambiato nella mia guida studiando quello che facevano gli avversari che arrivavano da CC ed erano fortissimi. Il max pedal force, il parametro originale che è in pratica il massimo, che è il 100%, 120 kg, cosa succede? Fa appunto sballottolare la macchina, ok? Magari ti dà una prima parte di frenata che funziona meglio, ma la seconda parte quando la macchina rallenta tanto e quindi perde grip aerodinamico, la macchina inizia a sballottolare così a destra e a sinistra e ti fa allungare la frenata. Quindi abbassandola meno 18 click, quindi all'85%, sono riuscito a fare quel tipo di frenata stile ACC che è bruttissima, ragazzi, è veramente bruttissima in questo modo frenare tenendo girato il volante, facendo un mezzo trail braking, non mi piace. Però come dico sempre bisogna abbassarsi alle regole del gioco, purtroppo. Se stai su iRacing devi guidare così, se stai su ACC guidi così, se stai sulle Man Ultimate, sulle GT3 purtroppo adesso ti devi abbassare a guidare così se vuoi essere competitivo, se no va bene guidare come vuoi guidare. E un'altra cosa importante, per far ruotare la macchina alla fine della frenata vanno in combinazione questi altri due elementi, quindi l'ABS, anziché a 11 l'ho regolato a 8, perché la combinazione di questi due, anzi di questi tre, è fondamentale, cioè trovare il punto in cui riesci a frenare forte ma far ruotare la macchina alla fine e non far scomporre la macchina. E questo è grazie al bias portato a 48,3% sull'anteriore, che anche questo è un super bug. Quindi se vogliamo riassumere tutti i bug sono il bias spostato tutto indietro su una macchina come la BMW, ma anche no, il bias normalmente va dal 51 in avanti, non puoi spostare il bias dietro, tranne in alcuni casi dove per esempio si hanno delle vetture con dei bilanciamenti particolari, magari come la Porsche, che ha magari il motore a sbalzo, ecco, una roba così, ma tendenzialmente nella realtà il bias lo porti dal 50 in avanti. Comunque, portandolo al 48,3% riesco poi alla fine a fargli fare quella rotazione lì. E l'ultimo parametro invece che ho cambiato, che è il Wheel Range Lock, che come vi ho spiegato nel video precedente determina quanto deve essere il fine corsa del volante, quindi se è a 5,40 il volante farà 540 gradi, 4,50 a 3,80. L'ho semplicemente portato a 3,80 perché alla fine non voglio rischiare un sottosterzo in uscita di curva accidentale, appunto perché sto sperimentando questo stile di guida dove la macchina parte di culo e il volante ne uso veramente poco. Cioè tutto lo faccio fare al posteriore della vettura, quindi mi va bene anche tenere 380 appunto per non andare a rischiare di utilizzarne troppo. È una cosa personale, lo potete lasciare tranquillamente a 450 o 516.
Quindi ragazzi, le Man Ultimate purtroppo in questo momento, come abbiamo visto, è un colabrodo, cioè uno scolapasta, e non so come dirlo, è buggato, ma buggato di brutto. E purtroppo e per fortuna queste cose poi si vanno a scoprire quando arrivano persone veloci che lo mettono sotto torchio. Ok, quando si vanno a fare degli esperimenti, ma appunto in questo momento abbiamo, guardate, i DC che si possono mettere tranquillamente a 1, i radiatori dell'olio e dell'acqua che si possono mettere tranquillamente a 100%, tranquillamente al minimo, quindi sempre 140 kPa, e le camber, quindi la campanatura della macchina, quindi come la ruota si muove in questo senso, ecco la campanatura della macchina, non la convergenza, quindi in questo senso, si può mettere tranquillamente al minimo. Quindi bello le Man Ultimate, ma risolveteci sti bug. E quindi ragazzi, facciamoci sentire ancora una volta, perché le Man Ultimate ci sta regalando grandi soddisfazioni, grandi emozioni, però così dai, ci vediamo in pista.